Okay, good basta. Good morning again. We are now doing croissants. After everybody has followed our bread recipe, that was great. I've seen many breads coming out, popping up on Facebook and the internet, which I'm very proud of you. So today we're making croissant. So what do we need for, and Tanina is making it because I am useless. I'm just helping with the English. What do we do here? We have milk that has been heated at body temperature. It's 36 degrees, Celsius. So you do Fahrenheit, you know what's the body temperature. And we are crumbling yeast. This is brewer's yeast, and it's 25 grams, which is one piece. You know, in Italy at least you can buy this amount it comes in a little pack. It's 25 grams. Okay. You can use a fork, it's the same. And then later we are going to add some flour. Ci va messa della farina dopo e dello zucchero. Sì, però un pochino, insomma. No, tutto, ci fa il basso. Un po' alla volta. Okay. So after this, you want to add the flour and sugar and the eggs. I will give you all the ingredients, the amounts, somewhere here in the video. Okay? So little by little you want to add some flour. And this is regular flour, it's all-purpose flour. Metti le uova, forse. Tutto? Sì. Basta? Sì, sì.
lo devi... l'olio ce l'hai già messo? No. Ah, ok. Aspetta, vi faccio un po' di posto, quindi che pasto. Adesso l'olio e un pizzico di sale. Tutto? Sì, un po' alla volta. So now we are adding the seed oil. Little by little. Quanto 100 olio? ml, 100 ml. No, no. Insomma, mi sembra bellontino. Guarda sopra. Mettimi anche un pizzico di sale ora. Così? Un pizzico. And a pinch of salt. Vai, l'olio. Non c'è burro nell'impasto. Sì, sì, questo. Guarda c'è il sale. L'importante è impastare bene. Tutto l'olio ma così ora c'è il burro. Ora la devi lavorare una decina di minuti, 5 minuti. Sì, sì. So now you want to work the dough for about 10 minuti. Sì, ora vediamo già il menù so. About 10 minutes. You really want to feel the consistency. I will see you later when we get to a good consistency and dryness of the dough. Okay? Deve assorbire. Yeah, the olive oil needs to be absorbed because we have put 1/10 of a liter of oil. It's not olive oil, it's seed oil. Okay. Metto un po' di farina nell'impasto adesso. If you feel like it's too greasy, it's too wet, then you add some flour, which I'm doing it right now. Un pochino, tanto. Basta, va. So now we have got to a right consistency of the dough. Mhm. Che cosa si fa ora? Si divide in 8 pezzi. And the next step, we're going to cut in 8 pieces. Di 80 grammi ciascuno. Each piece will be 80 grams. C'è adesso. Non si appiccica, perfetto. See, it doesn't stick to the board. So you make this like a big sausage and you cut into 8 parts. Guarda, giusto per essere circa 80 grammi ciascuno. It must be about 80 grams each. So if you use a scale, that's probably it's more accurate. Non ce ne vengono 8 così, questi vengono 4, 6,
Oddio, 110 va bene. Infatti facciamo però secondo me. Su 100 grammi tu no? Allora ce ne vengono di più Allora, mi fai che vengono grossi. No, sono belli grossi. Grossi. Come un'altra volta. No, all'incirca ci siamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E questo un po' qui, vediamo, dai. Vabbè, metto anch'io. Sì, facciamo le palline, allora così. So you make bowls. It's actually more than 80 grams. It's about 120 grams each. Ognuno di questi è un croissant. Ah. Questi vanno poi, dopo la lievitazione, vanno stesi con un mattarello, una sfoglia, ci metti il burro e lo zucchero, la seconda sfoglia, viene un cerchio grande, e da lì poi ci ricavi i come sfogliati perché c'è una foglia uno sull'altro. Certo. Guarda, se posso lavorare, fanno belli compatti. Vediamo come viene questa procedura perché la volta è un po' diversa. C'è qualcuno che conosce? Ora io ci metterei un po' di pellicola e poi un asciughino sopra per farlo lievitare nella cannuccia. Siamo distanziati. Li lasciamo qui. Li lasciamo qui, sì, sì, importante non Allora, perdere quindi questo. ora qui devono stare Un paio di ore. un paio di ore. Sì, sì. Più ci stanno meglio è. Devono raddoppiare il volume. Quindi, aspetta, metti. E dove gliela metto? Cioè sopra nel senso li devo fare le palline o proprio la un foglio? foglio unico, due foglie. So now we put one piece of plastic cooking. I don't know how to say this, but No, fai due foglie. no, bene, no. Dai, c'è il coltello, non c'è la foglia, ci sono tutti i Ok. E così vanno. Ah, va bene. Vanno tagliati o cioè vanno appoggiati? No, no, questa è una copertura, So just a very easy cover. No, aspetta, vieni di qua. Vieni di qua. And then we cover it with the fabric. Tanto ci siano, devo stare a cannuccino. It's quite a convenient temperature inside in this kitchen. It's about 20 Celsius degrees, which is fine. And so now we leave this for about 2 hours. Not about 2 hours. Good. And then Almeno. at least 2 hours for the raising. Quindi ci rivediamo fra 2 ore. Tra 2 ore. I will see you in 2 hours. Bye. Bye bye. So the dough has raised for more than 2 hours, and we put it close to the heaters just to get a little bit more warm temperature to let the yeast work. Okay, now we uncover and see how there used to be like these little things, and now they're more than double. They're probably two to 3 times more than. So they have quite raised well.
Okay, so what do we do now? Che si fa? Allora, prendiamo un pezzetto di impasto, Sì. magari ci può servire. Levati, tu una Levati. Levati. Get out. Ok. Sorry if I live here. Work. Allora, dobbiamo stendere per una sfoglia sottile l'impasto, ok? Okay, so we have to make it thin. Questo non è facile. It's not so easy because it sticks to, you know what? No, mettila più su. No, è per non farla su questo. Sì. Magari questo lo tagli, tanto ne devo fare molto, questo tipo di cosa proprio. Non sono volute tutte velocisissime. Deve essere abbastanza sottile, Ma deve essere rettangolare? No, rotonda. This looks more like Texas. Dipende, visto, non è che. Non ce l'ha. Vabbè, questo non lo vedere, Don't show this one. So then. No, sì, va. Tanto si rifà questo passaggio per tranne nell'ultimo passaggio. Fallo te, dai, questo fallo te. Grazie, you can do this. E poi ci metti lo zucchero. So this is aspetta, leva questo. Sì. Se no, quello là. We have melted 60 grams of butter, and now you just put the butter on top of your thin dough. Ok? Ma mettiglielo anche sul mattarello perché davvero ti si appiccia di meno, ecco così. Vedi? A little bit of a fight. But after 30 days, 25 days locked in the house together, it happens. A little bit of fight. Don't laugh, work. Sopra. And then you put on top of each other. We're going to explain everything, don't worry. If you don't have this little convenient rubber hand, with little fingers, then you can. Con che si può fare? Con le mani se uno non c'ha questo? Well. Un pennello si trova. Or just si dice pennello? I can't remember how you say pennello. Pennello. Non ti è venuti bene? No. No. Questo c'è. Ok. Brush. Lo zucchero ci l'hai messo? Dove? Tra uno strato e un altro. No. Ci va messo. Certo. Ah, questo. We forgot to put quanto così? Sì, spolverata. Sprinkle just powder some sugar between each layer. Ci devo fare metterlo. Basta. Uno strato del burro e poi lo zucchero. Stop. Non ci devi ripassare di nuovo. Ma che c'è il zucchero e il prodotto?
Io ci metto prima il burro Il e poi lo burro zucchero. e poi lo zucchero. The butter first, sugar then. Faccio bastare. Infatti, Then sprinkle with sugar. nell'ultimo strato non ci devi mettere. No, infatti. Nel burro e nel zucchero. Poi queste parti un po' si possono anche tagliare. Sì, perché si ripetono, capito? Sì. Prendi quelle più... Venute nere. Il fondo un po' sfumato. No, va bene. Perché ora questa... fatelo vedere. Aspetta. Anche così. More butter and more sugar. Butter first, sugar then. Don't do like me. Because I made a mistake before. Just a couple of pinches of sugar. 2 pizzicotti. Così. Spolverate per tutto per ora. Quantità. Si fa l'occhio. One more layer. We have 2 more to go. And then couple of pinches, maybe 3 of sugar. And then we go for the second last. Butter. Che tra l'altro poi serve più burro dopo tutte queste due. Ok. And sugar. You will be able to adjust the amount of sugar as you get more familiar with the process. So now we have the last one to cover our slab, our pile. As soon as my assistant is done, well, I am the assistant. Ok, e qui non ci si mette niente. So you don't have to, ecco, portalo vicino alla telecamera. Aspetta. Ci siamo? Sì, perché, aspetta. Un po'. Vai. So, che cosa si... Ah no, aspetta, semmai rimettici. Che cosa si deve fare ora se ci vuoi rimettere un po' di farina? Niente. Le devi schiacciare e rispianare. So now that you have made this pile of dough, butter, sugar for 7-8 times, you use your pin and flatten it.
carta che siano See, precise. you don't really need to make it perfectly one on top of each other, as now with the pin you really adjust it, you really squeeze it, everything, squash it, everything out. Not out, but to the side. Qui bisogna cavarsi i triangoli, scusa. I triangoli. Sì, ora come si fa? Ma ora, poi la lievitazione avviene dopo, la rilievitazione. Ci si può mettere la pennata se si vuole, se non vuole, So now we got to certain thickness of about what, 6-7 millimeters. Well, like a finger like this, maybe a little bit less. And now you have to cut this in triangles. Questo lì. Quando si riesce a fare questo è abbastanza, cioè, le fanno un po' grosse. Allora, tentativi, Gianni. Cut in half and then in quarters and then in each quarter, che li fai? 3, sì, e vengono 12. Non molto più grosse, anche me. So each quarter, at least for the amount that we did, you cut it in 4 times. So at the end you will have like 16 triangles, 16 slices. Or, well, don't be too picky. You can draw it before doing it. And then, gli va fatto questa apertura. Visto che per l'approccio non è meglio. And then each triangle you want to mettilo. Sì, Poi sì, diventano un po' meglio. Prendi Sì. la foggia la teglia lì, lo metti senza meglio. la teglia. Non devi devo evitare. We have put some oven paper for oven on the pan. As you can see, Tanina is now cutting the bottom of the triangle because that helps to make it a little bit more you can roll it easier. And then, as you understand, as you know, all the beautiful cornetto, we gave a French name to this, which is croissant, but in Italian it's cornetto, and cornetto means horns. So these are the horns. Devono stare abbastanza distanziati. Put each cornetto like I don't know, what can I say, a palm aside, because you will see that when they go into the oven they're going to be bigger. So if they're very close to each other, then they will really grow into each other, which you don't want.
For instance, now we're placing what, 4, maybe 8, 9 in each. Just to across. No, bisogna fare. Cioè il triangolo alla fine basta averci occhio, si possono ritagliare. Ti passo davanti. Let's do see? You can see it easily now. I cornetti, the horns. Ma ora li può mettere direttamente in forno? Devono giudicare fino al raddoppio. Quanto ci devono stare? Fino al raddoppio, può essere un'ora, mezz'ora, dipende dal calore che c'è in ambiente. Next step is raising again. Let it raise again for about 30 minutes, 1 hour. Just watch it and see how they must get the double. So just allow enough time to get them as double. Quindi li fate anche nel forno con la lucina accesa, possono stare. Un ambiente protetto, Mm-hmm. vai. You want to let it raise well, for instance, we will put it in the oven with the light on, so there is enough heat to let it raise. The light provides enough heat for the yeast to work well. We're almost finished here. We have the last 3 to go. So we have we put it aside. Now they're raising like the double. When they get to the double, it's time to go, which should be about 30 minutes, 1 hour. Okay, I'll see you later. Okay, great. So 1 hour has passed, and I have my beautiful raised. I have to be quick because there is another operation that we need to do. I have milk and I have sugar. Simple as that. Want to put some milk, sprinkle with sugar. Milk and sprinkle with sugar.
I have 6 to do here. And more sugar. And milk. Oh, no, it's 5. Sorry. The oven is at 180 Celsius degrees for 15 minutes. Okay? Good, we're ready. No vent in the oven, okay? It must be still. 180 degrees, 15 minutes. Watch it while it's baking. I'll see you later. Okay, we're ready to go. Look at this one here. It's really, really beautiful. I hope I can show you in the light. Okay, good, great. We will put it on this mat and take a picture, a final picture, just to wish you a good evening, a good breakfast with the Cornetti. Ciao. Okay, so this is the result, and I'm very proud of myself, and of course I have to thank my girlfriend for what she taught me today. And yeah, you will find all the recipes, the timings, temperature of the oven and so forth, somewhere here at the end of the movie, before, in the middle. So next time, maybe bomboloni with custard, who knows? If you do well, if you behave, I will do it. Okay, well, I will do it with the help of someone else. Ciao, ciao. Enjoy it, and post pictures of your result when you do it, because you will do it. What else? This is to make a little bit sweeter the bad times we're going through, and we're all on the same boat. So thank you very much for watching this. I'll see you soon. Ciao, ciao.